Ciao ragazzi, qui Marchettino e oggi mettiamo a dura prova le gomme posteriori della nuova Ford Mustang. Ormai dominato da motori sempre più piccoli, sigarette elettroniche, cibo vegano, è bello vedere che ci sono ancora aziende come Ford che creano prodotti senza troppi fronzoli e con tanta sostanza e ignoranza vecchia scuola. La Ford Mustang è probabilmente la muscle car per eccellenza, nonché una delle macchine più famose e iconiche mai create da Ford. È una macchina che ha più di mezzo secolo di storia e oggi sono al volante della Mustang 2019. Ford ha fatto un restyling molto generoso sulla versione 2019 rispetto alla versione che va a sostituire. Le prime differenze le vediamo già dal punto di vista visivo, perché questa Mustang 2019 ha un look un po' più tagliente e aggressivo grazie all'uso di questo nuovo paraurti anteriore con un gruppo ottico più tagliente, così come all'adozione di un nuovo paraurti posteriore con un nuovo gruppo ottico a LED. Sto guidando questa macchina da diversi giorni e devo dire che mi piace veramente tanto. Qui c'è molta sostanza e devo dire che con questa versione 2019 faccio fatica a trovare lo stereotipo che sono farcite di plastica economica che non curvano, tutt'altro. Secondo me qui con 47.000 euro ci si porta a casa una macchina che secondo me i soldi li vale tutti. Chiaramente stiamo parlando della versione col 5000 V8 che rispetto alla versione che va a sostituire ha qualche cavallo in più, passa da 420 a 450 cavalli, ma la cosa che mi piace di più è il fatto che il limitatore è stato alzato da 6.500 a ben 7.400 giri. Interiormente la qualità percepita è veramente buona, secondo me. Ovvio, c'è tanta plastica, ma al tatto l'avverto che è plastica di qualità, abbiamo tanta pelle, come tutte le macchine americane sono praticamente full optional. Molto bello anche il display digitale da 12 pollici davanti a me, che è molto personalizzabile e configurabile ed è veramente ricco di funzioni. Un'altra particolarità è che questa Mustang che sto provando non ha il cambio manuale a 6 rapporti, ma c'ha il nuovo cambio automatico da ben 10 rapporti. È un cambio che farebbe gola persino a Vin Diesel. Adesso giochiamo un pochino con la Mustang in queste strade, quindi tra i tanti settaggi passiamo subito al sodo e mettiamo la modalità circuito. Una cosa che mi piace molto di questa Mustang è che ha tante impostazioni e settaggi di guida configurabili. Si può passare dalla modalità pioggia alla modalità normale, per usarla tranquillamente, Sport, Sport Plus, My Mode, che permette di farti la tua configurazione personalizzata, circuito, e questa impostazione è veramente un'americanata. C'è la modalità Drag Strip che permette di bruciare tutti i semafori. Adesso sono in modalità circuito, come potete vedere è cambiata anche la grafica sul display digitale. Mettendo la modalità circuito si spegne il controllo di trazione e in questa modalità possiamo anche spegnere il controllo di stabilità. Che sound! Qui non c'è sound fit che viene riprodotto attraverso le casse. Questo è tutto il sound genuino del motore. Io penso che se dovessimo paragonare questa colonna sonora a della musica sarebbe senz'altro un assolo degli AC/DC. Un sound potente e vigoroso che ti dà la carica, sentite che roba.
questa Mustang in una strada così stretta e tortuosa. Beh, devo dire che un pochino la massa si fa sentire, pesa più o meno 1650 kg e in questo misto stretto la massa si fa sentire, e in alcune curve veloci non è neanche così difficile sentire stridere la gomma anteriore. Il problema è anche dovuto dal fatto che questa Mustang che sto provando ha su delle Pirelli sotto zero. Abbiamo delle gomme invernali che purtroppo non rendono giustizia alle prestazioni e potenzialità che ha questa macchina. Però devo dire che nel complesso è meravigliosa. Non è neanche così difficile far sbandare il posteriore. Questi sedili sportivi aiutano molto sia nella guida di tutti i giorni che nella guida sportiva, perché li trovo molto grandi, comodi, imbottiti e soprattutto offrono un ottimo supporto laterale. Il motore è senza dubbio la chicca, il cuore di questa macchina, fantastico. E abbinato a questo cambio automatico a 10 rapporti, l'accelerazione è veramente fulminea e continua. Non male, devo dire che è un buon cambio automatico. Io chiaramente la preferirei manuale, però anche come filosofia la maggior parte degli americani comprano queste muscle car con il cambio automatico. E chiaramente, se ve lo state chiedendo, nella guida sportiva non si arriva a mettere tutte e 10 le marce, considerando che la velocità massima è limitata a 250 km/h. Qui si usa più o meno fino alla sesta marcia. Dalla settima in poi sono tutte marce di riposo che aiutano a contenere un pochino i consumi, e devo dire non sono malissimo, considerando che davanti abbiamo un 5000 V8. Come consumi personali che ho rilevato, abbiamo più o meno 6 km al litro in città, in autostrada e in superstrada a 110-120 km/h costanti la Mustang arriva a fare anche 13 km e mezzo con un litro, che per me non è male come dato. Invece se si affonda sul pedale del gas, questo motore beve più di un americano alla finale del Super Bowl. Siamo sui 3 km al litro, forse anche qualcosina di meno. Frenante abbiamo dei Brembo a 6 pistoncini che offrono una potenza frenante che non è niente male, e devo dire che anche il freno motore è assai potente e aiuta a frenare parecchio la macchina. Il motore è tipicamente americano e che offre tanta potenza e coppia dai bassi fino al limitatore. Infatti a muovermi in queste curve non sento neanche la necessità di tirare il motore fino al limitatore, posso tranquillamente anticipare di molto le cambiate e sento comunque che la macchina accelera molto bene. Questa è una cosa che mi piace molto. Di solito gli aspirati bisogna tirarli fino al limitatore per tirare fuori la potenza, ma non è il caso di questa Mustang. Perché se il posteriore parte non lo si percepisce immediatamente, bisogna avere dei buoni riflessi, anche perché è una macchina un pochino pesante e quando tende a sbandare dà un po' l'effetto barcone.
interessante, divertente, ma mantenendo il suo vero carattere di puro sangue americano. Questa è una cosa che mi piace tantissimo. Purtroppo con il tempo tendiamo a vedere sempre più case automobilistiche che creano nuovi modelli che, rispetto a quelli passati, sono un po' snaturati, ma devo dire che non è il caso della Mustang. Io penso che come rapporto qualità-prezzo, da nuova e soprattutto da usata, questa è una macchina che li vale tutti i soldi. E poi il bello è che tra le tante funzioni col computer di bordo possiamo praticamente cronometrarci di tutto: l'accelerazione 0 a 100, il quarto di miglio, la frenata. È una macchina con tantissime funzioni e gadget con cui giocare. La Mustang, seppure sia una muscle car di grande successo in tutta Europa, grazie anche all'introduzione della versione Gold 2003 e con busta 4 cilindri, ogni volta che la tiro fuori dal garage e vado a farmi un giro, praticamente si girano tutti. È una macchina che piace molto, è conosciuta ed desta tanta attenzione e interesse da parte del pubblico, per non parlare di questo colore Dallas Orange che è veramente meraviglioso insieme a questo cerchio nero. Configurazione molto deliziosa. Io penso che questa macchina sostanzialmente ha bisogno di una buona dieta, perché effettivamente è pesante. Queste strade si muove bene, è veloce, però con un peso inferiore sarebbe decisamente meglio. Con il tempo Ford sta, tra virgolette, europeizzando sempre di più la Mustang per quanto riguarda i contenuti. Si sa, il mercato europeo è più esigente rispetto al pubblico americano e qui Ford sta continuamente alzando la qualità, i contenuti, le prestazioni, il tutto ad un prezzo decisamente contenuto rispetto a quella che può essere la concorrenza europeo-giapponese, ed è per questo che io apprezzo veramente tanto questa Mustang V8 2019. Io ringrazio Ford Italia per avermi prestato la nuova Mustang e ragazzi, se vi è piaciuto questo video mettete like, iscrivetevi al canale se l'avete ancora fatto e come sempre grazie per la visione. Ciao!